Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo Tasker in Action. Quello che andremo a realizzare oggi è una piccola utility che ci consentirà di ricavare l'indirizzo fisico di un posto tramite le sue coordinate geografiche, cioè coordinate di latitudine e longitudine. Vi preannuncio Vi preannuncio che questo è il primo tutorial di un miniciclo di due. In questo appunto vediamo come ricavare l'indirizzo dalle coordinate geografiche, nel successivo invece vedremo come ottenere il risultato inverso, cioè come ricavare coordinate geografiche, quindi latitudine e longitudine, partendo dall'indirizzo fisico. Ora naturalmente tutte queste operazioni che andremo a fare sia oggi che nel prossimo tutorial sono possibili ottenerle tramite delle applicazioni di terze parti. Penso a dei plugin specifici per questa operazione, primo fra tutti l'ottimo plugin Geotask realizzato dal nostro amico Marco Stornelli, che oltre a questo fa tante altre cose. Allora la domanda è sempre la stessa: perché perdere tempo e risorse per realizzare delle cose che sono già alla nostra portata in maniera molto più semplice? Basta appunto utilizzare un plugin per ottenere questi risultati. Beh, la mia risposta sarà sempre la stessa. Utilizzare Tasker significa anche poter realizzare delle cose senza l'ausilio di app esterne, e almeno nel mio caso questo mi dà più divertimento e anche più soddisfazione. Inoltre c'è da considerare anche un altro aspetto. Noi con questi video tutorial, praticamente con il pretesto di realizzare delle semplici utility, non facciamo altro che studiare e che vedere praticamente le possibilità di Tasker, di esplorarle a fondo. E soprattutto ora con questa nuova versione, la 4.7, noi abbiamo la possibilità veramente di fare molte cose, poiché è stata implementata cioè è stata data la possibilità agli utilizzatori di Tasker di operare anche con funzioni Java, ed è proprio di queste funzioni Java che oggi noi parleremo diffusamente, perché sono alla base di questo nostro e anche del successivo tutorial. Bene, detto questo, non perdiamo tempo in chiacchiere e andiamo a realizzare questa nostra utility. E quindi andiamo in Tasker e nella nostra cartella la prima azione che andremo ad inserire è l'azione che ci consentirà di recuperare i dati di latitudine e longitudine del posto in cui ci troviamo, e quindi la nostra azione sarà get location. Get location possiamo tranquillamente, cioè lasciamo come sorgente il GPS e poi lasciamo tutto così come sta. Questa azione naturalmente ci restituirà il risultato sotto forma di una variabile di sistema, una variabile built-in di Tasker, che è la variabile lock. Ora noi andremo a creare una nostra variabile, chiamiamola local per differenziarla, e ne baseremo il valore sul contenuto della variabile lock, appunto, che abbiamo detto. Perché facciamo questa operazione? Già l'ho spiegato in altri tutorial. In Tasker non è mai conveniente e consigliabile lavorare direttamente sulle variabili built-in, sulle variabili di sistema. Ecco perché noi andiamo a duplicare il valore di queste variabili in una nuova variabile sulla quale poi possiamo fare quello che vogliamo. Ora la variabile lock, quindi local, ci restituisce i valori di latitudine e longitudine entrambi nella stessa variabile, separati da una virgola. Noi abbiamo bisogno che questi valori di avere separati questi valori, e quindi non facciamo altro che inserire una nuova azione. Questa volta sarà un'azione variable split, per cui divideremo la nostra variabile local basandoci come splitter sulla virgola.
e quindi otterremo una variabile local1 che conterrà il valore della latitudine e una variabile local2 che conterrà il valore della longitudine. Bene, dopo questa prima fase, diciamo, preparatoria, entriamo nel vivo della nostra applicazione, della nostra utility, chiamatela come volete, e quindi andremo a inserire la nostra nuova azione, che è azione Java Function. Ora in classe oggetto noi dobbiamo inserire la classe che ci consentirà di manipolare i valori, diciamo i dati di latitudine e longitudine. Per fare questo andiamo a prendere la nostra classe geocoder dall'elenco delle classi disponibili, facciamo direttamente, la andiamo a scrivere così ce la ritroviamo subito. E la prima cosa da fare è istanziare un nuovo oggetto a partire da questa classe, per cui tramite la funzione new noi andremo a creare un nuovo oggetto che chiamerò geo e qui in parametro dobbiamo scrivere context, anzi lo prendiamo direttamente dalla nostra, sono uscito. Lo prendiamo direttamente dalla nostra tazzina di caffè, context, e andiamo a inserire la successiva azione. Abbiamo creato quindi il nostro nuovo oggetto dalla classe geocoder e ora scegliamo in classe oggetto geo e prendiamo il metodo, selezioniamo il metodo getFromLocation. GetFromLocation, come vedete, ha bisogno di una serie di argomenti, di parametri. I primi due sono double, cioè sono dei numeri con virgole e corrispondono a latitudine e longitudine. Il terzo, di tipo int, indica quanti risultati noi vogliamo ottenere da questa azione. Quindi andiamo a scrivere per il momento già, anzi prendiamola proprio da qua, local 1 e local 2, che sono i parametri relativi appunto, ricordate, con l'azione di split noi abbiamo separato latitudine e longitudine. E ora noi diciamo a Java, a Tasker, che ci interessa recuperare un solo risultato. E ancora andiamo indietro, aggiungiamo un'ulteriore azione Java ho dimenticato, chiedo scusa, no, l'ho messo, no, non ricordo, sì, ecco, sì. Allora, questa azione praticamente ci restituirà una lista di risultati. Dal momento che noi abbiamo inserito abbiamo inserito il numero 1 e quindi abbiamo detto che vogliamo un unico risultato, questa lista naturalmente conterrà un unico risultato e quindi fate finta che la lista è una specie di array in Tasker. Ogni elemento di questa lista è indicato da un indice. Questo ricordatelo perché fra poco ne riparleremo. E quindi diamo il nome all'oggetto che ci sarà ritornato, questa lista, lo chiamiamo località. E ora finalmente possiamo inserire la nostra ulteriore azione Java ed ecco qui, località. Ora immaginate di dover spedire una busta. Ora, quando voi dovete spedire una busta, sulla busta andrete a scrivere l'indirizzo. Come lo scrivete in genere? Scrivete una prima riga con il nome del destinatario, una seconda riga invece conterrà l'indirizzo, per esempio via tal dei tali e così via. La terza riga conterrà il codice di avviamento postale e il nome della località,
alla quale va indirizzata la busta. E infine, se la mandate all'estero, scriverete il nome dello Stato, Germania, Francia e così via. Ora, questo modo di scrivere un indirizzo è lo stesso modo in cui, diciamo, le informazioni recuperate dall'azione Java precedente vengono scritte in questo oggetto località. Quindi noi avremo un oggetto località che ha tutta una serie di informazioni come se fossero scritte riga per riga. Ora, la cosa che dobbiamo fare è creare un nuovo oggetto e mediante l'azione get noi andiamo ad assegnare a questo oggetto diciamo, l'elemento che ci interessa, cioè le informazioni contenute nell'elemento che ci interessa. Abbiamo già detto che noi abbiamo un unico elemento della lista, comunque questa operazione la dobbiamo fare e quindi scriveremo 0. Ricordate che in Java, come in altri programmi, come in altri linguaggi di programmazione, diciamo, gli indici di un array, di una lista, partono sempre da 0, mentre in Tasker noi vediamo che gli indici di un array partono da 1. Per cui, visto che a noi interessa il primo, che fra l'altro per inciso è anche l'ultimo elemento della nostra lista, ma questo non importa a Java, noi andremo a scrivere 0 e quindi ci ritornerà un oggetto che noi chiameremo, per esempio, chiamiamolo giustamente, lo chiamiamo indirizzo e torniamo indietro. Ora, prima di andare avanti, facciamo un brevissimo riepilogo. Tramite l'azione getLocation avviamo il nostro GPS e ricaviamo le coordinate geografiche, cioè latitudine e longitudine del posto in cui ci troviamo. Poi creiamo una nuova variabile che abbiamo chiamato local e appunto la impostiamo sul valore della variabile sistema che contiene le nostre coordinate. Dal momento che le nostre coordinate di latitudine e longitudine sono presenti insieme, separate da una virgola nella nostra variabile, e che noi abbiamo bisogno di avere questi due valori divisi, allora facciamo un'azione di variable split e quindi creiamo un piccolo array di 2 elementi dalla variabile local. Il primo elemento conterrà la latitudine, il secondo la longitudine, quindi avremo local 1 e local 2. Poi abbiamo inserito un'azione Java, una funzione Java che praticamente istanzia un nuovo oggetto della classe GeoCoder, che è la classe che ci permette di manipolare queste informazioni che abbiamo fin qui ottenuto. E poi successivamente noi abbiamo con questa ulteriore azione, con la successiva azione Java, abbiamo creato un oggetto località che in effetti è una lista di informazioni. Abbiamo visto che però la nostra lista si riduce a un unico elemento. Ancora con l'ultima azione Java che abbiamo finora scritto, abbiamo detto appunto al programma, a Java, di recuperare il primo elemento della nostra lista e assegnarlo a un nuovo oggetto che abbiamo chiamato indirizzo. Ora dobbiamo estrapolare riga per riga, ricordate l'esempio della busta, le informazioni di cui abbiamo bisogno, e quindi andremo ancora una volta a inserire un'azione Java. E ora bisogna fare una piccola digressione. Allora, ecco, facciamo subito indirizzo, quindi da indirizzo noi dobbiamo estrapolare le righe che ci interessano. Se noi andiamo a vedere fra le funzioni esposte in Tasker, vediamo che non riusciamo a capire quale di quei, in effetti sembra che non vi sia alcun metodo, alcuna funzione che possa fare al caso nostro. In effetti è così, ma
diciamo subito che il metodo, quindi quella che in Java e che in Tasker noi conosciamo col nome di funzione, che il metodo che ci interessa praticamente è contenuto in un'altra classe. Noi finora stiamo utilizzando la classe geocoder, il metodo che ci interessa invece è presente nella classe address, che per inciso è anche una delle classi più antiche di Android, infatti si trova già nelle API livello 1, quindi immaginate da quanti anni è presente questa classe. E quindi noi dobbiamo effettuare quello che si chiama una sorta di cast o casting. Che significa? In Java effettuare un'operazione di cast oppure di casting significa prendere un oggetto di un determinato tipo e trasformarlo in un oggetto di un diverso tipo. Naturalmente i due tipi, quello di partenza e quello finale, devono essere compatibili fra di loro. Giusto per fare un esempio, con un'operazione di casting io potrei trasformare una variabile di tipo int, cioè una variabile che contiene un numero intero, in una variabile di tipo double, cioè una variabile che contiene un numero decimale. Questo lo posso fare naturalmente perché entrambe le variabili contengono dei numeri. Ora, nel nostro caso, noi andiamo a effettuare questo casting sull'oggetto generico indirizzo e quindi lo possiamo utilizzo un termine improprio, ma penso che in questo modo si possa capire meglio quello che intendo dire. Allora, con questo casting noi possiamo, aperte le virgolette, assegnare il nostro oggetto indirizzo alla classe che ci interessa, alla classe address, e quindi su questo oggetto indirizzo noi, avendolo assegnato alla classe address, potremo utilizzare tutti i metodi, cioè le funzioni che sono proprie della classe address. Per fare l'operazione di casting, praticamente in questa posizione io vado tra parentesi tonde a scrivere il nome della classe verso la quale io effettuo il mio casting. E ora, andando a cliccare sulla lente di ingrandimento del box function, vedremo che abbiamo tutta una serie di metodi che prima non avevamo potuto, ai quali prima non potevamo accedere. Quello che ci interessa in particolare è il metodo getAddressLine. GetAddressLine praticamente serve a recuperare una specifica linea da tutte le linee presenti nell'oggetto. Ancora una volta ricordate l'esempio dell'indirizzo sulla busta, per cui noi con getAddressLine praticamente andiamo a recuperare la riga che ci interessa, e per dire a Java quale riga ci interessa ne andiamo a mettere il numero in param int. La riga che ci interessa in questo caso è la riga relativa all'indirizzo, cioè alla strada, e quindi l'oggetto di ritorno daremo il nome di una variabile che poi utilizzeremo in Tasker e lo chiamiamo via. E poi, dal momento che noi vogliamo recuperare anche le informazioni relative per esempio al codice di avviamento postale e alla località, andiamo a inserire un'identica funzione Java, e quindi ancora una volta dovrò effettuare il casting sul mio oggetto indirizzo. Ancora una indirizzo, vabbè, lo cambiamo dopo. Ancora una volta vado a prendere getAddressLine e questa volta in parametro vado a indicare la riga numero 2 e quindi scrivo appunto 2, e questa sarà la riga che mi restituirà la città, quindi scrivo CIT.
Ed ora possiamo visualizzare il risultato di tutta questa nostra azione, cioè di tutto questo nostro task, tramite, questa volta invece di un flash voglio inserire un pop-up che mi dà più tempo. Scriverò via e poi cheat. Mi vado a prendere un pop-up abbastanza grande, mio pop-up, e lo porto a 10 secondi. Ora non dovrò fare altro che avviare il mio anzi, facciamo una cosa, così vediamo anche un'altra cosa. Invece di avviarlo manualmente vado a inserire un'azione. Questa volta però è necessario, finora non abbiamo avuto bisogno di root, invece ora vado a inserire un'azione che ha bisogno di root. Naturalmente coloro che non hanno il root avvieranno col dito direttamente il GPS. Io lo faccio in quest'altro modo, inserisco un'azione e la prendo in plugin Secure Setting, e qui nelle azioni di System, mi pare, sì, System GPS, faccio avviare il mio GPS, vado indietro ed ecco che sono pronto a far partire quindi il task. E vedete. Ok, allora abbiamo inserito la nostra azione Secure Settings che ci avvierà automaticamente il GPS se abbiamo il root. Però prima di far partire il task mi sono accorto che ho fatto un errore che devo correggere, relativo qui. Vedete? Ho scritto di recuperare la linea 2, che in effetti è la terza linea, cioè la linea con indice 2, ma che è in effetti la terza linea. In questo caso io otterrei non la città ma il nome dello stato, quindi Italia, per cui chiedo scusa, al posto di 2 devo inserire 1. E ora il risultato di questo nostro task sarà che visualizzeremo un pop-up nel quale sarà visualizzato l'indirizzo, cioè la strada in cui ci troviamo in questo momento, e anche il CAP e il nome della città. Quindi facciamo partire sicuramente questa nostra azione. Vedete, si è avviato tramite il Secure Settings, si è avviato il GPS. Ora sta effettuando il fix, trovandoci, ecco, no, già l'ha effettuato, pensavo che stando al coperto ci avrebbe messo più tempo. Ed ora, una volta effettuato il fix, otteniamo finalmente il nostro risultato. Quindi vedete l'indirizzo al quale ci troviamo adesso, il codice fiscale e il codice fiscale, il codice di avviamento postale ed anche il nome della località, la mia città Avellino, seguito dal codice della provincia che è AV. E ora lo rivediamo ancora una volta. Attendiamo che tutte le operazioni vengano portate a termine, vediamolo meglio, ed ecco che finalmente sta per avvenire il fix. Ed ecco allora l'indirizzo preciso di dove ci troviamo, codice di avviamento postale, località e sigla della provincia. Quindi abbiamo ottenuto il risultato che desideravamo. Bene, per il tutorial odierno è tutto. Ricordate che fra qualche giorno sarà online il secondo tutorial di questa miniserie che ci consentirà di recuperare le coordinate geografiche, cioè le coordinate di latitudine e longitudine, partendo invece questa volta da un indirizzo fisico. Quindi vi do appuntamento fra qualche giorno. Per il momento non mi resta che salutarvi.